Ciao a tutti ragazzi, come vi avevo preannunciato sul mio post del Community Tab, oggi andremo a vedere come buildare qualsiasi arma nel miglior modo possibile, anzi nel modo più accurato possibile a livello statistico, proprio perché in tantissimi commettete sempre il medesimo errore, cioè fidarvi delle barre che ci sono in gioco. Ma ahimè, queste barre non dicono il vero per lo più delle volte, quindi non perdiamo altro tempo e entriamo nel vivo di questa guida. Iniziamo! Di base quello che faremo è andare sul sito dei ragazzi della Simtic. L'indirizzo è sim.gg e lascerò il link cliccabile in descrizione. Il loro lavoro è pazzesco perché forniscono i dati perfetti per ogni attachment, dato che vengono presi direttamente dai file di gioco. Infatti, tutte queste tipologie di dati si chiamano data mined, a differenza ad esempio dei vecchi dati di Warzone 1 che trovavate da True Game Data, che invece erano manualmente testati con registrazioni a 240 fps. Detto questo, andiamo a vedere come usare al meglio questo fantastico tool. Clicchiamo su Gunsmith della sezione di Modern Warfare 2 e selezioniamo un'arma. Per ovvi motivi io andrò a prendere come esempio l'RPK, l'arma più abusata della Season 1. Subito dopo andremo a cliccare su quest'icona, in modo tale da dire al sito che ci troviamo su Warzone 2 e non su Modern Warfare 2. Bene, da qui faremo 3 build per la comparazione. La prima sarà quella più usata, dato che viene spammata dai top streamer come presunto meta, quindi con la volata Talon, il mirino Aim OP, il sottocanna Reaper, le munizioni a alta velocità e l'impugnatura Demo X2. Come seconda build andremo a fare un RPK totalmente incentrato sul controller in culo. Per farlo vi spiego un po' come funziona il controller in culo a livello di numeri su questo sito. Come potete osservare ci sono 4 valori in merito al recoil. I primi 2 sono relativi al visual recoil, sia in verticale che in orizzontale. Gli ultimi 2 invece sono relativi al vero e proprio recoil, quindi di quanto l'arma si alza in fase di sparo. Detto questo, se sommate i 4 valori insieme avrete un valore generale di quanto quell'attachment sia forte a livello di controller in culo. Ergo in questa sezione il Tempus vince su tutti. Passando al sottocanna con lo stesso sistema, possiamo subito notare come il Reaper non è più il miglior attachment di questa sezione, perché il Lock Grip fornisce più controller in culo e non ha il malus alla velocità di movimento a differenza del Reaper. Se invece lo compariamo ad esempio al Pineapple, sono praticamente identici, tranne che per il malus alla velocità di movimento. Quindi qui il vincitore è a mani basse il Lock Grip. Ovviamente, essendo una build interamente spostata sul controller in culo, skippiamo le munizioni a alta velocità e andiamo a mettere direttamente l'impugnatura Demo X2 e nel calcio con lo stesso sistema utilizzato per volata e sottocanna andiamo a scegliere il TAC Elite. Passiamo ora al terzo RPK, quello che intendo come la reale arma meta e come dovrebbe essere buildato per renderlo perfetto a livello statistico. La prima differenza sta proprio nella volata, dove sceglieremo il Bore 490 perché ha un controller in culo sì fortissimo, ma spostato principalmente sull'orizzontale. Questo perché di base quello che vogliamo è ridurre il più possibile lo spostamento laterale, dato che è imprevedibile e difficile da controllare a differenza del verticale. Per il sottocanna, come abbiamo visto prima, andiamo di nuovo con il lock grip. Munizione a alta velocità e infine il Demo X2. Bene, ora che abbiamo le 3 build che ricordo sono il presunto meta dei top streamer, il controller in culo e il meta statistico, scendiamo in fondo alla pagina e arriviamo alla sezione delle comparazioni. Qui quello che ci interessa davvero per capire quale delle 3 build è realmente quella meta è l'osservare 3 semplici stat, il bullet velocity, l'ADS time e il recoil. In pratica, come possiamo osservare, la prima colonna a partire da sinistra equivale al meta dei top streamer e subito possiamo notare come il suo bullet velocity è insanamente alto con i suoi 1300 metri al secondo. Infatti, per avere questa stat così pompata, hanno completamente demolito l'ADS time, che ricordo essere la velocità modalità mirino, e il controller in culo, in quanto risulta essere il peggiore dei 3. Nel contempo però la seconda colonna, che è quella dell'RPK spostato tutto interamente sul controller in culo con i migliori attachment a livello statistico in quel ruolo, è sì la migliore per il recoil, con anche un decente ADS time, ma ha un bullet velocity davvero troppo lento da non renderlo più hitscan. Osservando invece la terza colonna e quindi il mio metastatistico, possiamo subito notare come il recoil è praticamente complementare a quello della seconda colonna, ma con un ADS time migliore delle 3. È un bullet velocity che torna a superare i 1000 metri al secondo e quindi torna ad essere un hitscan. Sì, perché dovete sapere che un'arma per considerarla hitscan sui circa 100-120 metri di sparo, che è il range ottimale per un assalto considerato dalla lunga, deve avere minimo 1000 metri al secondo di bullet velocity. Per farvi capire meglio questo concetto vi farò vedere ora il bullet drop di queste 3 armi, cioè della curvatura del proiettile in relazione ai metri percorsi.
Infatti, come potete notare, sui 100-120 metri il mio meta statistico con i suoi 1000 metri al secondo ha una curvatura quasi identica a quella del meta dei top streamer che ne ha 1300. Ergo, in entrambi i casi, non dovete minimamente correggere la mira perché il colpo andrà esattamente dove state mirando. E siamo arrivati alla fine di questa guida. Da ora potete, in base a queste nozioni, buildarvi in autonomia qualsiasi arma in maniera perfetta a livello statistico, oppure verificare se i vari meta spacciati dai top streamer sono realmente tali oppure fuffa. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere like e attivare la campanella, così da non perdervi nessun aggiornamento. Per voi è completamente gratuito, ma per il mio canale è di vitale importanza. Diciamo è un modo per ripagare le varie ore di lavoro che impiego per realizzare questo genere di contenuti. A me non resta altro che salutarvi, vi lascerò agli ultimi momenti di questa win. Al prossimo video, ciao 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 ciao! L'ho preso con la molotov. Mi puntano da destra! Lo vedi nel UAV. Aia. Ah no, m'ha visto. Come sta a terra uno? No, m'ha gibbato. L'ho fatti? No, non l'ho fatti! L'ho visto? Ho finito le piazze. Bravo, tira un bombarda là. Ancora 5, finisci il lavoro. Eccolo! Mi sparano addosso! Sì, dietro la roccetta, dietro quella roccetta lì che hai pingato. Lì. Glielo faccio qua. Pingala. Sogno marcato! Qui. Piazzi in avvicinamento. Nuova zona. No, da destra mi Mi uccidono. Guardalo. Cazzo mi ha pingato qua a destra. Dirigiti alla zona sicura. Arriva una stordente! Tiragli la moto, tiragli la moto. A sinistra, lei quattro. Ma mi lasci stare! Lancio un fumogeno! Fiume. No, e non puoi sparare nel fiume, occhio. Sì, bravi. Ah, si stanno fightando quei due lì? Stare subito alla zona Sì, bravi. Madonna,